grandissima qualità. Siamo alla pizzeria Il Viale, gli amici di San Potito che questa sera ci hanno deliziato con la loro cucina offrendoci una pizza a tutta la squadra. Quindi stasera conoscete anche il resto del gruppo. I ragazzi in questo momento stanno mangiando, quindi vi intratterrò un pochino, anche se questo tavolo ha già diciamo abbastanza fatto i primi passaggi. Siamo con gira questa parte del tavolo diciamo più dirigenziale. C'è anche Giovanni che sta dopo un paio di mesi che era da tanto che voleva venire in diretta e adesso si trova con un croquet davanti, grandissimo Giovanni, e poi c'è la plebe da quest'altro lato, il popolo. Salutate ragazzi, è una diretta. Ciao. Allora, il primo ospite a cui vorrei rompere i coglioni è l'unico che in questo momento non ha neanche il piatto avanti pieno, cioè il nostro carissimo amico Giuseppe. Vieni prego la regia, perché sei l'unico che lo sta mangiando. Hai sbagliato. Allora, Giuseppe prossimamente diventerà papà, quindi con tutta la famiglia dell'Eternito gli faremo un grandissimo augurio. Fra una quindicina di giorni, più o meno 15 giorni. Giuseppe è uno di quelli sempre presenti, sempre a disposizione, sempre domenica, assist, attenzione, da 40 metri, due lisci però, assist per Pelé. Passando da quest'altro lato abbiamo due persone che finalmente hanno segnato nelle ultime domeniche, il signor Pascolo che ci ha portato i 3 punti in quel di Lioni e il signor Pedretta che ci ha portato i 3 punti in quel di Montella la scorsa partita. Ragazzi, a parte salutare, volete dire qualcosa ai ragazzi del Football Club Group? Mangiate prima con calma e poi dopo parlo. Michele, per te sei diventato rosso. Michele, vuoi dire qualcosa ai ragazzi? Ora, con questa maglia aggressiva, dai. Grazie per il Enrico è anche uno di quelli che è tornato in campo da poco tempo e che da quando però gioca lui, insomma, le presenze si vedono, il sentimento. In Italia si dice la chiesa al centro del villaggio, significa rimettere i pezzi importanti al proprio posto. Enrico è uno di quelli che è tornato al proprio posto. Enrico, alzati un attimo. Enrico, tu sei una persona importante, vieni a dire 2 parole. Tu sai parlare pure, Enrico. Rispetto a Pedretta e Orazio, che quando dici su ciao, tu puoi dire 2 parole. Vai. Devi dire quello che pensi e poi fai il mattatore per 3 minuti, porti qualcuno a parlare di là perché io mangio. Allora, queste ultime giornate abbiamo dimostrato il nostro valore, non contro i Lioni ma soprattutto contro la polisportiva Ponza. I ragazzi si sono impegnati, si è rivisto lo spirito di squadra che ci ha contraddistinto gli altri l'anno scorso. Infatti ci stavo Mainendi che è stato vitalizzato, il portiere Davide che non ci ha abbandonato, diciamo i soliti, lo zoccolo duro è ritornato a fare quello che faceva prima. Quindi speriamo che questa ultima parte di stagione non molliamo e continuiamo a fare il nostro lavoro. E poi un grande nostro leader che ci manca tanto da un anno perché non è stato presente, Pasquale Boccuni. È un indispensabile per noi, speriamo che ritorna presto. Portaglielo vicino, Mi alzo la prossima, bravo Pasquale, bravo! Io ovviamente volevo ringraziare i ragazzi perché oltre ad essere una squadra siamo amici e sabato con i ragazzi che mi sono venuti a trovare a casa abbiamo ritrovato quel tempo che non è stato possibile trascorrere insieme, no? Per il infortunio e tutto il resto, però è bello stare qui insieme a
passare dei momenti insieme, no? Non c'è nulla da festeggiare perché ancora il campionato è aperto, però passare questi momenti insieme aiuta l'umore, aiuta a crescere e aiuta soprattutto a creare un gruppo che già c'era e c'è e continuerà ad essere. Io purtroppo ho avuto un infortunio grave. Pasquale è un termine da 3 anni, da quando esiste questa squadra, e la sua assenza si sente tantissimo, perché molti tifosi della Pasquale non ti hanno visto per tanto tempo giocare, quindi non conoscono appieno le tue qualità. Noi lo conosciamo e veramente possiamo dire che è un'assenza che pesa tantissimo. A me questo dispiace, però come sai, non mi tiro mai indietro, anche nel campo, quando c'è da mettere la gamba. Forse anche per questo. Esatto, e forse anche per quello mi sono fatto male. Tante volte tu, mister, Davide e anche i compagni diciamo di stare calmi, ma io la calma non la conosco. Esatto. Non sono una persona molto calma, quindi per questo poi arrivano gli infortuni. A proposito di indole al contrario, qui abbiamo due persone che sono l'opposto di Pasquale Bocconi e che sono quei signori che siete seduti lì, che adesso fanno finta di non sentire. Se si girano senza mano vedi. Prego. Stiamo parlando di Alessandro e Gianni. Alessandro i nostri tifosi lo conoscono perché tutte le domeniche è sempre tra i migliori in campo. Alessandro Pasquale, difensore centrale. Quell'altro cadavere lì è tornato dopo un sacco di tempo. Ha subito anche lui un grave infortunio e finalmente ha rimesso la maglia addosso 10 giorni fa, la settimana fa, per la prima volta. Vai con l'avvicinati e fagli dire 2 parole. Come dice Andalino, ci tornato dopo un lungo infortunio, per la prima volta dopo 10 giorni il mister mi ha dato fiducia e sono contento, ringrazio il mister Giovanna per la fiducia che mi dà sempre tutte le giornate. Guarda, non lo mando. Quindi grazie, sono contento che sono di noi qui. Grazie mille. Ora tu non puoi rifare sabato, Antonio. In della diretta sente la mano. Di 2 parole. Alessandro. Sono stati 3 punti fondamentali quella dell'ultima giornata. Speriamo di proseguire questa scia. L'obiettivo per ora Altre persone già note ai nostri tifosi e al canale YouTube sono ovviamente Alfonsino, che è stato già ospite, Marino la stessa cosa, in gol domenica dopo 5 giornate da defunto, che ha bevuto già una Coca-Cola in mezz'ora. E poi da quest'altro lato arriva il bello. Arriva il bello perché una nostra conoscenza è sicuramente Salvatore. Stasera di forchetta la sua qualità ma migliore. E poi c'è il mister che odia questa rubrica, lo possiamo dire, mister? Scusa Antonio, posso dire una cosa? Il mister può rilasciare un'intervista al nostro Lo deve fare. visto che è un po' di tempo che lo cercano ma non si espone. Però dobbiamo dirlo, il mister odia questa rubrica, è vero mister? Parlare adesso è semplice, dopo la vittoria è semplice. Noi ci abbiamo messo là. Avrei preferito l'invito quando abbiamo perso 2 partite. Ma perché? Sono proprio sincero. Non ti è arrivato l'invito? No. Ma io avrei preferito l'invito dopo 2 sconfitte. Parlare adesso dopo 3-1 con la diretta concorrente è semplice. Vabbè, però per te è I una... ragazzi sabato hanno fatto una prestazione, sono ritornati finalmente a giocare al loro livello. Hanno messo di nuovo cattiveria agonistica, grinta, finalmente è tornato al gol la persona che l'anno scorso ci ha portato al 4° posto, Gretta. Hanno confermato le solite prestazioni ai Nenti, che se ne parla sempre poco. Alessandro Pasquale, che se ne parla ancora meno di poco. Davide, che dava una battuta sabato, non ha preso le vigie. Quando ha chiamato Mia l'ha sempre presa la palla e ci ha dato di nuovo fiducia. E poi chiedo scusa
al più piccolo della squadra se l'ho fatto entrare solo 3 minuti, ma l'impegno che ha messo in quei 3 minuti ha superato qualche altro ragazzo. Alfonso Di Meo, E poi devo fare i complimenti al più scarso tecnicamente della squadra. Però in campo devo dire che se non è il più intelligente, uno dei più intelligenti. Perché guarda Enrico? Enrico Panella, detto Panella. In campo è molto intelligente, fuori dal campo meglio non conoscere. Lascio desiderare. E io ce ne conosco uno. Però ha ragione meglio. Però devo dire, In questa squadra intelligenza ci e devo soltanto dire l'ultima cosa. Bomber Pedresta sabato ha giocato titolare e deve pagare da bene per una settimana a Luca Volpe perché non si è presentato, altrimenti avrebbe fatto panchina. Poi qua c'è il capo il trap. Quindi Luca Volpe anche se non gioca per risolvere partite. E dico a me pure, vieni qua. Fortunatamente abbiamo vinto una partita con un po' di tempo perché siamo contenti che stasera si è espresso anche in mister. Cercavamo da un po' di tempo, io volevo farle esprimere quando abbiamo perso al derby, ma purtroppo è scappato, non l'ho visto per un po' di tempo. Non mi avete invitato. No, è stato chiamato, ma non è voluto venire. No, non l'avete nemmeno fatto. Abbiamo fatto un nuovo tecnico qualche giorno di vita, però voglio lasciare l'ultimo paragone con Luca, una persona molto importante della puntata della trasmissione. Però in macchina gli ho dato un po' di lezioni. Non fare percentuali però, perché non sei capace. Buonasera, scusa ragazzi, Ragazzi, un attimo che sto Parla parlando a me. con un Yucci. po' di tempo comunque siamo tornati a fare quello che abbiamo sempre fatto, a vincere e dominare le partite. Grazie, non riesco a fare più di tanto stasera. Ciao, buonasera. E niente, come ha detto il mister, finalmente abbiamo ritrovato fiducia sia per la squadra sia per me stesso. Devi dire salve, buonasera, io sono il mafioso della squadra. No, il mafioso della squadra no. Sicuramente la squadra ha reagito bene, nonostante la partita sia stata difficile, avevamo comunque un avversario che era anche la nostra portata, però loro erano una bella squadra. Speriamo di portarci avanti questo spirito che ci ha contraddistinto domenica e niente. Lascio la parola al capitano. Buonasera, siamo al ranch finale e dobbiamo fare il possibile, non mi serve. Non di numeri però. Perché siamo in un'ottima posizione. Possiamo dare la notizia bomba di questa serata? Il signor Gigio Di Festa è stato nominato vice allenatore, fido consigliere del mister Giovanni Giovanni. Stanno facendo tutto per non farmi giocare. No, Gigi. No, stanno facendo di tutto per non farmi giocare di più. Accettiamo pure questo ruolo. Commenta sul ruolo, commenta. No, è un onore, è un piacere dare una mano al mister e ai ragazzi, in qualsiasi veste, in campo e fuori. Mamma mia, Gigi è Nessuno, Gigi Matteo. 21 punti, vi ripeto, speriamo di fare Come si vede che il capitano ha fatto la serie C, come parla bene. Allora, siamo passati da qua? Dobbiamo passare dal via. Da qua siamo passati, da qua. Luca rappresenta l'imprevisto, la banca Monopoli. Vedete presente il bigliettino che si pesca tra gli imprevisti? Eccolo qua. Purtroppo sì, sabato ho avuto l'imprevisto, per fortuna è andata bene, abbiamo vinto. Finalmente è ritornato a quell'alchimia tradiscritto e dobbiamo andare avanti così. Perché noi ci saremo sempre fino alla fine, la termina non morrà mai. È una buona mia capitano che sta pure da Allora, l'ultimo saluto ce lo deve dare Giovanni Andori, che in questo momento sta facendo il distratto, ha cambiato tavolo per ogni intervento. Signor Iandolo, siamo vicino alla telecamera. Giovanni deve parlare. Silenzio però. Allora, il Signore nostro Gesù Cristo gli ha dato il dono dell'eloquenza. Giovanni è un grandissimo interlocutore, Scusa, un grande l'eloquenza per Enrico. calcisticamente è un profeta.
Illumina ci vuole una chicca. Ma può partire, Raccontaci un po' le ultime prestazioni, tu hai visto da casa perché sei stato infortunato. Enrico! Sono stato in campo, l'impegno di mossa. Prima di questo, prima di la salviamo. Derby, Santa Maria E Anzano. Anzano si poteva stare uno fuori casa, per una squadra che si doveva salvare, ma in casa si devono fare punti, per questo qualsiasi squadra lì Si è rivisto qualcosa l'ultima partita? si è rivisto qualcosa, non abbiamo fatto niente. Ci vuole ancora? Mancano altre 7 partite, dobbiamo fare 8 vittorie. Spero, perché io ne sto andando? 8 vittorie. Dobbiamo fare 8 vittorie. Bravo Giovanni! Grande! Giovanni tra l'altro tornerà ad allenarsi, ha detto domani. Non martedì, Giovedì. impegni lavorativi. Questa settimana tornerà ad allenarsi e si aggregherà al gruppo finalmente perché la sua assenza si è sentita, la sua esperienza. Mi spero i capelli bianchi. Non noiandoli! Allora vogliamo fare tutti quanti un saluto insieme, Michael, prego, siete Ciao! da questo lato. Salutiamo tutti insieme i tifosi della Terminio, in tutte le parti del mondo. Seguiteci. Ciao, grazie a tutti! Un saluto particolare al mister, lo puoi inquadrare per favore? Mister, lancia un messaggio per domenica. Uno spoiler. Aspetta. Michele, stavi guardando? Uno spoiler, mister. Chi para domenica? Domenica potrebbe essere l'addio alla polisportiva di Simone Volpe, però se dà queste informazioni è difficile toglierlo dalla porta. Ragazzi, un saluto a tutti, un abbraccio. Salutate ragazzi, salutate. Ciao! Ci vediamo presto in campo. Ci vediamo presto in campo. Ma io ma questo è buono.